terra madre andiamo a preparare quella che ho chiamato una focaccia democratica, perché è veramente alla portata di chiunque. Come si fa? Molto semplice, si mescola tutto in una ciotola, la si lascia lievitare, la si mette in teglia, la facciamo lievitare ancora un attimino e poi avrete una focaccia veramente spaziale. Iniziamo? Parliamo innanzitutto dell'ingrediente fondamentale di questa ricetta, la farina. Io vado ad utilizzare due tipi di farina diversa, questa è una tipo 2, è una semi-integrale macinata a pietra, l'altra invece è una semplice 0. Allora, la cosa importante, potete scegliere se usare solamente la tipo 2 e avrete un gusto un po' più rustico, che io personalmente amo, oppure una semplice 0. Quello che vi consiglio però è di andare a vedere i grammi di proteine che vengono riportati sulla tabella nutrizionale del pacchetto. È importante che siano delle farine abbastanza proteiche, cioè devono avere almeno 11 grammi di proteine per 100 grammi di farina, è tutto riportato sulla confezione. Le proteine vanno a indicare quanto la nostra farina è forte, quanto quindi tiene la lievitazione, ma in questo caso, nel caso di questa ricetta, anche l'alta idratazione. È una focaccia che presenta molta acqua rispetto alla farina e quindi abbiamo bisogno di una farina molto forte. In particolare le farine che sto usando hanno 14 grammi di proteine per quanto riguarda la tipo 2 e 11 grammi per quanto riguarda la tipo 0. In una ciotola inseriamo 200 g di farina tipo 2 e 200 g di farina tipo 0, oppure la farina che avete scelto, l'importante è che il totale sia 400 g. Iniziamo poi a mescolare per incorporare bene le farine. Facciamo un buco al centro, una fontana, in cui verseremo poi i nostri liquidi. Lasciamo un attimo da parte e ci dedichiamo ai liquidi: 330 g di acqua, un cucchiaino di lievito di birra secco, un cucchiaino di zucchero che ci servirà a dare un bel colore ambrato alla nostra focaccia. In alternativa potete usare un terzo di cubetto di lievito di birra fresco. Uniamo quindi i liquidi alle polveri, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, e vi consiglio di andare sul sito di Slow Food per scoprire veramente tutto il mondo dell'olio extravergine, e iniziamo a mescolare dal centro verso l'esterno incorporando tutta la farina. Dobbiamo ottenere un impasto molto morbido e appiccicoso. Copriamo con un piatto con un coperchio, così evitiamo di usare tanta pellicola, e facciamo riposare 10 minuti. Trascorso questo tempo aggiungiamo un cucchiaino colmo di sale e sempre con la spatola lo andiamo a incorporare vigorosamente facendo questo movimento che serve anche per incorporare un po' di aria all'interno dell'impasto. Dopo averlo lavorato per un paio di minuti copriamo nuovamente con un piatto e facciamo lievitare fino al raddoppio, circa 2 ore, 2 ore e mezza. Questo impasto è veramente fantastico e si può preparare anche il giorno prima. Come fare? Basta diminuire la dose di lievito a mezzo cucchiaino, fare partire la lievitazione, il metodo è lo stesso, 2 ore circa, 2 ore e mezza fuori frigo, e poi trasferire il tutto nel frigorifero per tutta la notte. Questo procedimento, questa fermentazione di lievitazione in frigorifero è più lenta perché il freddo rallenta la lievitazione, ma sicuramente vi dà un risultato a livello di gusto anche migliore, perché più sta anche il sapore dell'olio si accentua di più ed è molto comodo. L'impasto lievitato, guardate che belle bolle, siamo pronti a continuare prendendo una teglia 25x35 cm e oleandola bene con olio extravergine di oliva. A pioggia stiamo la rimacinata e la distribuiamo per bene. Questo eviterà che l'impasto si attacchi alla teglia. Non ci rimane che riprendere la focaccia e letteralmente con l'aiuto di una spatola versarla all'interno della teglia. Cerchiamo di sgonfiarla il meno possibile per mantenere all'interno tutte queste fantastiche bolle che si sono create durante la lievitazione. Abbondante olio extravergine di oliva anche in superficie e con le mani la andiamo a spalmare bene sulla superficie, poi iniziamo a stendere la nostra focaccia con delicatezza fino ad arrivare ai bordi. Copriamo con un'altra teglia e facciamo nuovamente lievitare. A questo punto potete scegliere se farla lievitare ancora un'oretta, così da avere una focaccia abbastanza alta e molto soffice, oppure infornarla subito e sicuramente ne otterrete una più croccante. Io la faccio lievitare ancora mezz'ora, poi la inforniamo e vi faccio vedere come guarnire questa focaccia, che nella sua semplicità diventa una tela bianca da guarnire con quello che più amate. Mentre la focaccia lievita prepariamo il topping. Io ho deciso di utilizzare della roviola di Roccaverano DOP, presidio Slow Food, pazzesca, e dato che sono in stagione, delle zucchine trombette. Per quanto riguarda le zucchine, prendiamo la parte un po' più cicciosa, la facciamo in primis a fette, poi a listarelle e infine a cubetti. Trasferiamo le zucchine in una ciotola, andiamo a coprire con un piattino e le cuociamo al microonde per circa 1 minuto e mezzo. Vogliamo mantenere sicuramente il colore ma anche il gusto il più naturale possibile. Una volta cotte le saliamo, aggiungiamo basilico e un filo d'olio extravergine di oliva. Mescoliamo bene e lasciamo da parte a insaporire. Per quanto riguarda la roviola di Roccaverano la andiamo a setacciare per ottenere una consistenza avvolgente e cremosissima. Non ci resta che condirla con un tocco di scorza di limone non trattato, pepe e un filo d'olio.
Mescoliamo bene e anche questa la lasciamo da parte a insaporire. La focaccia ben lievitato, andiamo ad aggiungere un filo d'olio extravergine di oliva in superficie e a fare i classici buchi, che sono la nostra firma su questa focaccia. Come ultimo tocco, opzionale, dei fiocchi di sale in superficie. Inforniamo in forno preriscaldato, ventilato, a 220 gradi per circa 35 minuti. E come ultimo tocco come topping andiamo a prendere la restante zucchina, la tagliamo super sottile con una mandolina, circa 1 millimetro, e poi la mettiamo in acqua. Dopo circa 10 minuti le riprendiamo e le andiamo a tamponare bene ed asciugare con della carta Scottex. Non ci resta che friggerle in abbondante olio per dare la parte croccante a questa focaccia veramente irresistibile. Anche queste le facciamo scolare su carta Scottex e le andiamo poi a salare. La focaccia è cotta, guardate che colore pazzesco, c'è un profumo veramente irresistibile. Perfettamente dorata sia sopra che sotto, facciamo la prova del taglio. Croccantissima fuori e morbidissima dentro è una focaccia davvero irresistibile, semplicissima da fare ma sorprendente. Ho ricavato un quadrotto e lo andiamo a guarnire con il nostro topping fantastico, zucchine alla base, una quenelle di robiola e infine le trombette fritte in superficie. Pazzesca! Vi ho messo un po' di fame con questa focaccia? Ecco la mia versione della focaccia democratica con zucchine, trombette e roviola di Roccaverano. Usate ingredienti di stagione, andate sul sito di Slow Food e siate curiosi. Voglio vedere le vostre versioni. Ciao amici e viva Terra Madre!